Amici biker, ben trovati a questo nuovo appuntamento. In questo video dedicato al mondo della compravendita vi darò indicazioni utili per svolgere una contrattazione indipendentemente che vogliate vendere o acquistare una motocicletta usata. Molte sono state le occasioni in cui mi sono trovato in una trattativa sia come acquirente che come venditore. La mia esperienza, estesa anche in ambito professionale, mi ha portato a non trascurare alcuni aspetti al fine di evitare episodi spiacevoli. Di cosa si dovrebbe preoccupare l'acquirente? Le prime informazioni da chiedere sono relative all'anno di matricolazione e al chilometraggio percorso. Questi dati servono come base di partenza al fine di poter fare una ricerca e verificare se il prezzo di vendita è in linea con la quotazione di mercato. Un altro dato non meno importante è quello relativo al numero dei proprietari. Qualora se ne riscontrassero troppi in un periodo di tempo piuttosto ristretto, meglio essere diffidenti e cercare altrove. La possibilità che la moto possa avere un grave problema da risolvere è molto alta. Come deve essere valutata la questione chilometrica? Il chilometraggio è un aspetto sul quale bisogna fare alcune considerazioni a seconda del tipo di segmento a cui appartiene il motoveicolo di nostro interesse. È necessario fare una distinzione tra quei motocicli di fascia sportiva che con più probabilità sono stati utilizzati anche in un circuito, da quelli più convenzionali utilizzati in maniera più tradizionale. Quindi, come ci si può regolare? Se si parla di una motocicletta sportiva della quale si ha la certezza del suo utilizzo in circuito, la valutazione dovrebbe essere fatta esclusivamente da un professionista. Con l'ausilio di una strumentazione adeguata, egli sarà in grado di metterci al corrente sulle reali condizioni del propulsore. Questo approccio lo adotterei per tutte le moto di questo segmento, indipendentemente dalle condizioni riscontrate in un primo momento. Spesso possono apparire come nuove grazie ad alcuni provvedimenti apportati e che, in alcuni casi, non vengono rivelati. Di fatto, chi frequenta la pista è solito cambiare le parti originali con quelle aftermarket. Questo al fine di limitare i costi in caso di scivolate. Oltre alle carene e alle plastiche in genere, altri componenti vengono sostituiti per aumentarne le prestazioni. Le parti che più frequentemente vengono cambiate sono la pompa del freno anteriore e relativi tubi in treccia metallica, il monoammortizzatore e la cartuccia interna della forcella, i semimanubri e le pedane. Spesso viene sostituito interamente lo scarico e viene installata una centralina aggiuntiva. Altri componenti riscontrabili su queste motociclette sono l'ammortizzatore di sterzo e la rapportatura finale con passo 520. Le parti originali, rimosse preventivamente, vengono rimontate poco prima che il motociclo venga proposto sul mercato dell'usato. Per questo motivo non è sempre facile fare una valutazione obiettiva considerando il reale stato d'uso. Pertanto il chilometraggio di queste motociclette risulti generalmente basso, il loro utilizzo estremo ne ha limitato sicuramente la durata del motore. In genere queste motociclette vengono messe in vendita al raggiungimento di circa 15.000 km. È quindi giusto essere cauti dinanzi a una motocicletta datata, apparentemente nuova e con pochi chilometri. Se fosse stata radiata, non esitate a farvi mostrare la documentazione pertinente. Per le moto in genere, come ci si orienta? Le prime cose da tenere in considerazione sono la documentazione relativa ai tagliandi e alle revisioni. Se la motocicletta è stata tagliandata in una concessionaria ufficiale, è possibile avere un reale riscontro del chilometraggio effettivo e della manutenzione fatta. Per quanto riguarda le revisioni, invece, è importante che siano state fatte con regolarità, a garanzia che il motociclo sia sempre stato operativo. Motociclette ferme da lungo tempo possono mostrare i primi problemi già dopo qualche centinaia di chilometri. Le motociclette fuori garanzia e prive di tagliandi ufficiali non devono essere scartate, anzi, spesso è possibile trovare l'affare migliore. In questo caso bisogna valutare attentamente le reali condizioni, chiedendo ai proprietari di poter fare un'ispezione del mezzo e un possibile test ride su strada. Per quest'ultima condizione è giusto che entrambe le parti si tutelino. È quindi necessario stipulare un accordo scritto riportando i dati del proprietario, la motivazione della concessione d'uso e i dati di chi prova la moto. Quest'ultimo dovrà firmare una dichiarazione di responsabilità garantendo di essere disposto a ripagare il proprietario, interamente e senza mediazione, di eventuali danni da lui provocati al motoveicolo o a terzi. Chi si presta a consegnare la moto invece dovrà garantire che la stessa sia nelle condizioni di poter circolare su strada e in totale sicurezza. Quale altra documentazione si dovrebbe richiedere? Consultando il libretto di circolazione è necessario controllare che tutti i dati corrispondano: nome dell'intestatario, numero di targa, numero del telaio, data di prima ed eventuale seconda immatricolazione.
Oggi su questo documento non è più possibile risalire al numero dei precedenti proprietari. Per questo motivo è buona norma consultare un'agenzia preposta. È inoltre possibile sapere preventivamente se il veicolo in questione ha dei fermi amministrativi. È possibile stipulare un contratto di compravendita tra privati? Trovato l'accordo è possibile concludere la trattativa lasciando un acconto. Sulla proposta di vendita si dovranno trascrivere i dati degli interessati e quelli del motociclo. Il venditore deve dichiarare la cifra pervenuta a titolo di acconto e le modalità con la quale è stato pagato. Si dovrà anche riportare un tempo massimo entro il quale si terrà valida la trattativa. Ogni altra clausola riportata è a descrizione delle parti, purché si resti nei termini di legge. Stipulare un contratto è importante al fine di tutelarsi. I dati che devono essere riportati su quest'ultimo sono quelli relativi alla persona che vende e che acquista, il numero della targa e del telaio, i chilometri riscontrati sul tachimetro, il prezzo convenuto tra le parti e le modalità di pagamento. L'acquirente è tenuto a saldare quanto dovuto prima di effettuare il passaggio di proprietà. Al momento del saldo, il venditore dovrà convalidare per iscritto l'avvenuto pagamento. Amici, per questo appuntamento è tutto. La stagione sta per cominciare e io sono pronto a testare le novità di quest'anno. Iscrivetevi al canale per non perdere le prove di Crazy Rider Italia. Non mancate! Ciao!